Una torta al cioccolato spettacolare, dal cuore morbido, ma cominciamo con 380 g di biscotti e 80 g di burro fuso. Per fare questa torta non utilizzeremo il forno e nemmeno le uova, però utilizzeremo degli ottimi biscotti, in questo caso sono i digestive, potete usare anche dei frullini, dei biscotti da colazione, quelli che preferite. Iniziamo macinando i biscotti, fini, come se fossero della farina. Aggiungiamo un po' alla volta i nostri 80 g di burro fuso. Chi non vuole usare il burro può usare la margarina. Come stampo, invece della solita teglia con cerniera, ho utilizzato una Pyrex, che ha la forma che mi piace di più. Metto sotto un foglio di carta, questo è importantissimo, ricordatevelo, e ci metto la metà dei miei biscotti macinati, la metà. Ho usato una Pyrex perché ha gli angoli sotto arrotondati, quindi dopo, capovolgendo la mia torta, otterrò una forma un po' più dolce, un po' più bella, che mi piace di più. Però se usate una tortiera con cerniera è tutto molto più facile, intanto non la dovete rovesciare. Con un cucchiaio do una forma come di crostata, vedete? Per raccogliere la crema dopo, e metto in frigorifero per almeno un'ora, un'ora e mezza, anche 2 ore. Intanto con calma mi preparo il ripieno morbido: 100 g di burro, 100 g di cacao, 100 g di latte, 100 g di zucchero a velo, 50 g di biscotti e un po' di rum a piacere, e dopo vediamo perché. Mettiamo il burro e lo zucchero a velo insieme in una ciotola. Con molta calma, tanto quando si fanno le torte non bisogna avere fretta, perché sennò non vengono bene. Con molta calma, riduciamo il burro in pomata insieme allo zucchero. Vedete come è venuto bello morbido, liscio? Ecco, così deve venire. Aggiungiamo i 100 g di cacao in polvere, è cacao amaro questo qua, senza zucchero. Aggiungiamo anche i 100 ml o i 100 g di latte freddo, un po' alla volta, perché le polveri di cacao non sono proprio tutte uguali, qualcuna ha dentro anche dell'amido, quindi bisogna raggiungere la giusta consistenza un po' alla volta, ed è il latte che dà la consistenza, quindi non mettiamolo subito tutto, altrimenti poi magari potrebbe restare troppo liquido e diventa un problema. Quindi un po' alla volta, piano piano, con tutta la pazienza del mondo, facciamo assorbire il nostro latte, che in questo caso servirà tutto. Questa è la giusta consistenza che deve raggiungere la nostra crema di cioccolato. Ora in una ciotola a parte prendiamo i 50 g di biscotti da colazione, usate quelli biscottoni, biscottini, le gallette, quelli che preferite, e li rompiamo a pezzetti. Questa parte di ricetta è facoltativa, come ripieno per la torta potete usare anche solo la crema di prima, però con i biscotti dentro, bagnati con un po' di rum, vi assicuro che prende tutto un'altra piega. Ci versiamo il rum nei biscotti, io l'ho leggermente allungato con l'acqua per non farlo troppo forte, e gli diamo una mischiatina veloce e poi subito dentro nella crema di cioccolato. Non esagerate con il rum, i biscotti devono restare comunque parzialmente secchi, perché non si devono disfare quando li mischieremo, come sto facendo adesso, con la crema di cioccolato. È un gran pasticcio, quindi utilizzo 2 cucchiai perché io le mani lì dentro non ce le metto. Otterremo quindi un orrido composto che andremo a inserire nella nostra forma, che nel frattempo in frigorifero si è indurita. Il diametro della torta 24x26, quindi il ripieno dovrebbe essere giusto. Io ne ho avanzato giusto una cucchiaiata, ma perché proprio non ho voluto cacciarglielo dentro a forza, perché comunque sarebbe entrato lo stesso, e quindi la quantità dovrebbe essere giusta. Spalmiamo bene, bisogna chiudere bene tutti i buchi bene fino al bordo, cercando di non rovinare, diciamo, la base. Vi ricordate l'altra metà del composto che era rimasto a temperatura ambiente? Ecco, adesso glielo mettiamo sopra per chiudere la torta, una specie di doppia crostata farcita, ecco, se vogliamo cercargli proprio un nome. Distribuiamo bene ovunque il nostro composto, cercando di farlo liscio. Ricordatevi bene, è importante di non fare la gobba al centro, sopra la superficie deve essere piatta. Lo schiacciamo un po' con un fondo di bicchiere, un fondo di tazza, un batticarne, quello che avete in giro, un martello, un compressore, va bene un bicchiere.
lo facciamo bello liscio, vedete? Io sono là dietro, in mezzo è piano, non deve esserci la gobba in mezzo. Via, in frigorifero per tutta la notte, meglio ancora se li fate fare, bastano 2, 3, 4 ore, però se li fate fare tutta la notte è molto meglio. Niente, dopo qualche ora la nostra torta sarà indurrita perché il burro che c'è presente dentro nei biscotti lo fa rassodare. Ora bisogna capovolgerla. Se avete usato la cerniera, la tortiera con cerniera, questa cosa non la dovete fare, perché basterà staccare la cerniera e verrà fuori la torta. Invece ho insistito a farla così perché volevo i bordi rotondi come quelli che ci sono dentro nella Pyrex, perciò via la mia carta e voilà, vedete i bordini che sono arrotondati. Ecco, io questo volevo. Tanta fatica per una cosa così piccola, ma sono i dettagli che fanno la differenza. Conserviamo la torta in frigorifero e prepariamo la cioccolata da metterci sopra, la cosiddetta ganache. Non c'è bisogno di grattugiare, macinare il cioccolato in blocchi, va benissimo intero. 250 g di cioccolato, 250 g di panna liquida. Niente zucchero perché lo zucchero è già dentro nel cioccolato. A fuoco medio, 5 minuti, si fa sciogliere. Quando raggiunge l'ebollizione la nostra ganache è pronta. Perché la panna? Perché la panna resta lucida e non fa la pellicina. Se invece usate il latte vi farà la pellicina il cioccolato sopra e quindi diventerà brutto. Quindi ricordatevi, panna liquida. Facciamo raffreddare, perché torta fredda con il burro, se ci mettiamo sopra la ganache calda viene fuori un disastro, si scioglie. Quando sarà fredda la ganache e la versiamo, guardate qui che roba, la versiamo lentamente a giri concentrici sopra la torta, che farà cadere la cioccolata in eccesso su un vassoio che ho messo sotto, e quindi dopo andremo a recuperarla. E vestirà la nostra torta in una maniera incredibile, guardate che roba, e resterà così, bella, lucida, liscia e delicata, non farà pellicine, non farà crosticine. Ora avete due opzioni. La prima è quella che la mettete in frigorifero e il giorno dopo la mangiate e la cioccolata sopra sarà un po' più rassodata, ma non dura, non diventerà croccante, sarà sempre morbida. Altrimenti dovete fare come faccio io, perché ho già visto un paio di dita che si sono allungati per fare gli assaggini, quindi niente, io la taglio subito e ce la mangiamo. Questa torta ha una consistenza morbida all'interno, ha un bordo che sembra una crostata molto friabile e sopra questa cioccolata che gli dà un tono che è qualcosa di spettacolare. Quindi forza, fate questa torta che è la fine del mondo. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove ci sono scritte tante belle cose per voi, e ci vediamo alla prossima ricetta. Un carissimo saluto da Gabriele. Ciao a tutti.